Attenzione ragazzi, il puntualismo. Sono le ore 17 e io ho in mano il caffettino. Senti che voce schifosa che c'ho, so ciaccato. Leggerò, poi. Allora, carissimi, riprenderò in mano il cellulare tra non meno di minuti 30. Sono successe diverse cose questi giorni e noi ne parleremo? No, chiaramente no. A noi ci interessa soltanto la musica, le news musicali per ballare le nostre cose. Io personalmente oggi so ciaccato. Caffettino, lo appoggio qua. E insieme al caffettino oggi abbiamo della temibilissima acqua fresca gassata. Per carità, ma per carità. Ieri sera ho fatto serata, è stato bellissimo, sono stato in un'ottima compagnia, ci siamo divertiti, siamo andati al Barigno da Stritti ad ascoltare la musica. Grazie Simo che non hai messo i criss cross, perché veramente me ne sarei andato via a piedi. Abbiamo ascoltato della buona musica, dicevo una buona compagnia, e tutto è stato allietato da 6 rummetti e il mio risveglio è stato tragico. Tragico. Basta. Quindi il settaggio c'è, tolgo il caffettino perché devo fare anche un'altra prova. Giancarlo dovrebbe essere andato via con la macchina. Comunque, caffettino, abbiamo belle cosine, sarà una puntata It's Popping Time News, episodio 16. Così poi lo mettiamo nei trailer, capisci? Ci sono diverse cosine interessanti, abbiamo dei consigli / dedichine da parte dei nostri amici, ma veramente pochi, perché siccome oggi è sabato e non è domenica, perché domani che è domenica devo andare a prendere Mr. Stefan Clemente a.k.a. Mr. Wiggles, non ci sarò e quindi ho anticipato l'episodio. Che cosa abbiamo? Le solite 12 tracce. Adesso faccio 2 chiacchiere così, poi sarò abbastanza fast and furious, ma c'ho della roba, posso dire, inaspettata. Novità 2 o 3, roba vecchietta, roba che vale la pena di risentire, cose amichevoli, ma bando alle cianciole, va tutto molto bene. Naturalmente onorate il polletto, alla salute. Se non mi sveglia questo, che poi stasera devo pure andare a cena fuori. Il cazzo beve stasera l'alcol, che vi piace un colpo. Io perché non lo bevo l'alcol, capite? Faccio un rummettino in puntata, facevo un rummettino la sera prima di andare a dormire. Ieri pam 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 pam, e poi ero allegro per forza di cose e poi ciaccato per altre forze di cose. Comunque andate tutti a fanculo. Dynamic Bass System per partire male. Don't Stop Computer. Vai! Ed è anche finito il periodo camicie. Molta malignità. It's Popping Time News, episodio 16, comincia!
La malignità! Quanta malignità per partire fortissimi! Siamo una squadra fortissimi! E non ci sono Ketsi! Anzi ci sono. Infatti, per mediare subito, che era un pezzo che volevo mettere un'altra traccia di questo artista, che appunto si chiama Ketsey, K-A-Z-Z-E-Y, il pezzo si chiama Midnight e lo metto per partire in quarta e senza scalare rimanere sul mood alto ma molto più docile e soft. Quindi doppio clic su Midnight di Ketsey. Questo è yes. Acqua gassata garganella per me. Dai che ci svegliamo, dai! Magari prendiamo un po' di carica per questo sabato sera! Basta, abbassiamo. Comunque basta tenere le canzoni un minuto, bisogna tenerle per forza di più. Dai che ce le gustiamo, andiamo a fanculo, minciaccio, c'ho la voce torbida, questo rummetto m'ha devastato. Non mi ricordo manco che cazzo di marca era. Meglio così. Allora, cominciamo subito con... No, dopo. Una dedica. Riprendiamo dei pezzi che sono usciti abbastanza recentemente. Naturalmente non posso, penso di citarlo praticamente in quasi ogni episodio. Sto parlando di Macwell, il nostro Ivan Macwell The Sleepers Records, che ha pubblicato questo album che spero, gli auguro con tutto il cuore che gli dia un ritorno proprio anche a livello personale di un certo tipo. Noi sappiamo, però avevo messo soltanto una traccia episodi fa. Cazzo, vale la pena mettere qualcos'altro. Ho scelto una traccia che mi piace molto, che si chiama All or Nothing. Il pezzo è degli APX, se non l'avete scaricato, scaricatevelo, compratevelo, suonatevelo, ballatevelo e andatevelo a fanculo. Ecco, questa è la verità. The APX, All or Nothing, un bel pezzo by The Sleepers Records. Quanto so musicale io oggi, tranquillo. Serve per compensare il dopo.
lo metto basso. Cazzo, questo pezzo mi piace molto. Uno, perché suona veramente bene e sono proprio contento che Ivan ha alzato proprio le sue skills. Secondo, ha questo beat e questo ritmo, definirei a modo mio inusuale, che pompa. Vaffanculo, proprio quando il beat invece non c'è. Allora, pausa! Pausa! Rompo le cose e sudo. È sabato, il cane di Giancarlo, non è abituato e abbaia. Chissà se percepisce l'energia estrema che esprime da It's Poppin' Time News episodio 16. Pezzi di merda! Sto ancora aspettando i vostri video per il battle online. So che alcuni di voi sono in difficoltà sulla scelta del pezzo e stanno provando e riprovando a fare il video. Va bene, vi aspetto. I famosi poppers schifosi che mi seguono, che lo so, non vi fate pregare, che vi cago il cazzo. Finché non ho un tot di iscritti non si può neanche fare il battle. Che cazzo fai? Chiudi le iscrizioni la prossima settimana e magari ti sono arrivati 4 video, che cazzo fai? Battle per 4 non va bene. Avete qualche richiesta, qualche consiglio? Volete apportare qualche modifica? Avete paura di essere giudicati dai like, specialmente nel momento in cui Instagram i like l'ha tolti, ma chi posta i video li vede, quindi sarebbe ancora più interessante, no? Perché non sai gli altri come stanno andando. Scrivetemi, chiedete, facciamo le cose. Facciamole. Allora, un salutone ad un vecchio maledetto amico, Z-Wolf, che ha acchiappato il pezzo, mette un pezzo vecchio nel senso che è di diversi anni fa, ma questo è un dance remix. L'artista straconosciuto è Prince, quello che canta, ok? La canzone è Let's Work, quindi Let's Work Dance Remix di Prince dall'amico Z-Wolf. Ciao Z-Wolf. Abbassiamo il volume e lo togliamo perché comunque va avanti per 9 minuti, praticamente così, quindi basta e avanza. Novità, altissima novità, DJ Aspro, che non ho capito se sto porco ha fatto delle canzoni sue o ha usato canzoni di altri. Stronzaccio, perché è uscito violentemente adesso, che poi di base ho eliminato quasi tutte le tracce di questo mixtape che lui ha postato. Questa è la traccia numero 5 e il fatto che si chiami track
5 mi fa pensare che non siano pezzi suoi. Pezzo di merda, se no daresti dei titoli alle cazzate che fai. Comunque, abbiamo selezionato per voi, io ho selezionato per voi, l'ho messo in zona Atmosphere. C'ho della roba inaspettata, la roba migliore inaspettata l'ho tenuta per la fine. Ecco perché sono partito, diciamo, su, perché poi finisco giù male, proprio in maniera male. DJ Aspro, track 5, sentiamo un po'. Ci sta, no? Un po' melodico. Un bel pezzino, soft melodico. Allora, mi viene in mente una cosa, e la dico un po' così, vedete, tipo anche questa cosa qui, DJ Aspro, se voi andate su Bandcamp, questo album si chiama Bangers Volume 3. Penso di essermi già espresso su cosa penso di chi fa i mixtape con le canzoni di altri senza dare nessun tipo di credito, né nomi degli artisti, no, eccetera, e quindi neanche girare delle royalty o cose di questo genere. Quindi andate su Bandcamp, andate a sentire Bangers Volume 3 di DJ Aspro, che se vi piace non compratelo, chiedetemelo a me, ve lo mando io, l'ho comprato già io. I miei soldi bastano e avanzano se la roba non è sua e è di altri, quindi vaffanculo. Adesso abbiamo messo prima Prince, cantante, e invece adesso metto un pezzo dove Prince, il ballerino di pop in francese, ha ballato in un video dove mi è piaciuto veramente tanto, spingeva come uno stronzo assassino. Il pezzo è di Urkel. Urkel, perché non metti di fuori la roba? Perché non metti di fuori la roba nuova? Urkel, perché mi fai spostare le cose? Urkel, il pezzo si chiama Shit Bounce e tiriamo un po' su. Che dici? Tiriamo un po' su il demonio che è in me, che è in te, che è in tutti noi. Urkel. Yeah. Urkel Beatmaker. A noi ci piace Urkel. Ci piace. Now. Le manate.
Anche questa è abbastanza ripetitiva, ma le manate non si contano, e spero che acchiappate anche voi quel video di Prince, perché madonna le mine che tira quello schifoso. Allora, da Urkel, The Beatmaker, in your face, crash, proprio che ti spacco le ossa, andiamo a mettere qualcosa di relativamente più tranquillo, sicuramente più musicaleggiante. L'artista è Lee Funksta, scritto L-E-E-F-U-N-K-S-T-A, Funksta. Il pezzo è The Formula featuring B Bravo. Per cosa starà la B? Bravo, bravissimo. Lee Funksta con The Formula featuring B Bravo. Anche questa è una news fresca, tirata giù ieri. Vai! Metto la roba con la talkbox, capisci? Per compensare. That's the formula, and that's how I want it to be. It's easy to see. Questa non è roba da Lizard, We can give each other what we need. So if you're ready, let's go all out. And if you want to, let's have some fun. Yeah. If you're ready, let's go all out. And if you want to, let's take a ride inside. Ah, quanta allegria, togliamola subito. Allora, prossimo pezzo invece, l'amico Antonio Nio Bughi. Grazie ragazzo mio che mi mandi comunque, grazie a voi tutti che mi mandate consigli, che mi fate conoscere gente nuova, artisti nuovi, o che comunque mi date la possibilità di dare dei nomi a qualcosa che magari io avevo scritto soltanto con un track, eccetera eccetera, e questo aumenta anche la mia capacità conoscitiva di tutti gli artisti, di tutte le canzoni, e mi permette anche di poter dire, sapete, quando tutti spesso magari uno vede un battle o qualcosa, dice chi conosce il titolo della prima canzone, spesso per fortuna io le so, perché comincio ad avere diverse cosine e quindi posso anche permettermi di dire guarda questo, quindi facciamo del bene alla community. Peace, unity, love e occhio alle insalate, e chi la vuole capire la capisce. Il pezzo di Antonio Nio Bughi, l'artista è Satoshi, proprio Satoshi, no, tipo CH, Satoshi, Enomotion, Ride With Us. Sentiamo un po'? Ma che bellezza è, con l'acqua gassata, freschissima poi. Perché io guardo anche i titoli che seguiranno.
Ma quanta talkbox che mette Lizard questo episodio numero 16! Lo intitoleremo l'episodio Talkbox, mi sa. Allora, siamo a 26 minuti, quindi anche questa è una puntata fortunatamente nella media. Il prossimo pezzo è stato messo nell'episodio 14, nell'anteprima, nello special. Sto parlando dello special dedicato a Funk Master Ozone, che ha tirato fuori quel nuovo album, The Early Years, Lost Tapes and Machines, me lo ricordo perché lo leggo, sennò... e delle 20 tracce che sta in questo album, che comunque io ho fatto sentire per pochissimi secondi, proprio una carrellata, episodio 14, 1 ora e 11 minuti e 13 secondi di episodio. Non accadrà, non lo so se non accadrà mai più, in realtà vedremo, perché magari dentro avremo altre cosette. E sicuramente un domani faremo anche delle implementazioni da un certo punto di vista proprio di video, tipo magari vedremo dei video insieme, delle altre cose. Cosa accadrà nei prossimi episodi, chi lo sa. Comunque il pezzo di Funk Master Ozone che ho scelto per voi è Mr. Zapp Carpenter, onore alle atmosfere del regista John Carpenter. Anche se questo suonetto iniziale ricorda molto Colors di Ice-T. È un cazzo di pezzone. È un cazzo di pezzone. Basta, capirai, se da per me io questo lo ascolto tutto, ma senti che bella atmosfera. I like it very much. Se no vi mancano un po' di verve che vi alza su. Siamo arrivati alla fine, quindi bisogna che, no? Ho sbattuto poco, l'alcol che mi ha acciaccato, mi ha distrutto e non accadrà mai più. Allora, finale, ultimi 3 pezzi in discesa emotiva. Allora, in realtà il primo pezzo della triade, diciamo, è dell'amico Simone Sistarelli di Popping for Parkinson. Pezzi di merda, siate supportate, siate contenti del fatto che c'è un italiano che ha avuto un'idea e che magari anche qualcun altro potrebbe aver avuto prima, ma lui ha avuto le palle di mettere tutto quanto in gioco, di alzare il polverone, di darsi da fare, e lo fa tuttora per fare del bene al prossimo, cosa che voi non sapete neanche che cosa sia. Non tutti, molti. Comunque, Simone Sistarelli, che si diverte anche a fare della musica. E Simo, questo pezzo che mi hai mandato da mettere su It's Popping Time News è chiaramente tra le tue tracce quella che un po' si avvicina di più. Ma, amico mio,
Love, con il cuore c'è tanto da lavorare. Io la metto lo stesso. Si chiama Desert di Simone Sistarelli. Che cosa ha questo pezzo? Che è un po' troppo caotico. C'è un po' troppa carne sul fuoco. Dovrebbe essercene un pochino di meno. Perché comunque sia, spesso chi è alle prime armi, quando costruisce, diciamo così, musica, si fa prendere da una verve di che figata, ce lo metto, e diventa magari un calderone di cose. Invece spesso meno è più. Si dice, in americano dicono less is more, perché andando a togliere delle cose date risalto appunto alle altre. Sarebbe, adesso non mi metto a fare certi discorsi, dovrei parlare di cucina, perché tanto noi italiani capiamo soltanto di cucina, però insomma, se metti troppi ingredienti alla fine viene il pappò e non si sente più un cazzo, quindi devi togliere delle cose per esaltare sapori. E ho parlato già troppo! Per Federica. Allora, Simone Sistarelli, Desert, e basta! Che se uno pensa che questa canzone qua l'ha costruita lo stesso tipo che promuove Popping for Parkinson, non ci crede nessuno, perché è veramente cupa e dolorosa. E posso sinceramente dire che con noi non c'entra molto, ma è stato un piacere comunque fartela sentire, suonarla su questa trasmissione. Arriviamo sulla finale. Sulla finale ci abbiamo un pezzo che mi sono innamorato, bello, doloroso, fantastico, soft, morbido, attenzione perché io amo diverse cose, sono multi love. Com'è quello lì? Multi? Quella lì su Facebook che dice multi amatrice, che ama più persone, un altro modo per non dire zoccola. Io guarda, io certe cose io zitto. Artista Still Music, ve lo dico così, Still Music con la K finale. Mi sono scaricato tipo, perché c'era un'offertissimissima, 208 brani, ne ho buttati via 204. Allora, ma sto pezzo, perché in realtà l'artista non è Still Music, perché questa è una compilation che hanno fatto Still Music. Penso che in realtà l'artista sia REC, R-E-C maiuscolo. Il pezzo si chiama Orion's Gate. L'ho scoperto perché mi arrivano le notifiche di quando l'amico coreano schifoso, bastardo, maledetto, porco, maiale, lurido Hosin compra la musica su Bandcamp, mi arriva le notifiche e compra un sacco di roba smielata, moscia, che saprà loro, vabbè, vivere in Corea c'hanno già tanti problemi. Insomma, però ho visto sto pezzo ragazzi, è fantastico. E dopo di questo, l'ultimo finale con dedica. Quindi, diciamo, di Still Music. Il titolo dell'album infatti si chiama Unknown Planets volume 1 e la canzone stupenda, questa la lascerò un pochino, quanto dura? 3 minuti e 12, un paio di minuti sicuramente tutti, è
Orion's Gate, i cancelli di Orione, quelli della cinta. Upon unraveling the last mystery of the universe, this wheeler, as without birth, there can be no life. So without death, life itself is meaningless. For without death, Alzate il più possibile. life cannot begin again. E qui si risveglia l'animator che c'è in voi. Basta, netto, taglio, tac, via, che sennò la rimetto da capo. Stai tranquillo che siamo arrivati alla fine del nostro episodio numero 16, è andata molto bene, siamo a 37 minuti, la chiudiamo a 40. Allora, bando alle ciance, mi vengono in mente un paio di cose. La prima: grazie a tutti quelli che seguono, a tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale, a tutti quelli che stanno aggiungendo su Instagram, che seguono i trailer e poi vanno a vedere gli episodi. State crescendo, questo è molto piacevole. E per i nuovi iscritti, futuri iscritti, eccetera, mi raccomando, una volta iscritti, fate il click sulla campanellina, mica per altro. Perché adesso, ok, c'è un periodo di cose da fare, però sapete che io poi sparo la musica automixata a nastro, quindi almeno venite avvisati. Per il resto sapete su Instagram che cosa accade tra le storie e i post. Onorate il polletto. Dov'è il polletto? Eccolo il polletto. Tra i vari seguaci recentemente aggiunti, una vecchissima conoscenza, non dico un vecchio amico perché non eravamo amici, nel senso, quando era tanti anni fa lui era più piccolino e quindi ovviamente io stavo coi grandi, però un ragazzo, un artista di talento, un illustratore, si chiama Simone Pontieri, a.k.a. Nigraz, con la Z finale. Vi consiglio anche lui di andarvelo a vedere su Facebook o su Instagram per vedere i lavori che fa, perché sono cose molto molto valide. Ho diversi amici illustratori e potrei parlare anche di illustrazione, perché non ne parlo, se no facciamo 45 minuti, non me ne va. Però Nigraz, Simone Pontieri, andate a vedere. Si è appassionato anche lui a It's Popping Time News e si è messo anche al pari con gli episodi, parentesi episodi, è cambiato molto lo show dal primo episodio, ma è una figata comunque andarsi a rivedere gli episodi vecchi, perché c'è poco da fare, ragazzi. Metto della musica che veramente voi il cazzo se non me la faccio ascoltare io. Sta musica non la potete sentire alla radio, non la potete... Dove cazzo vi capita? Maledetti! Dai, dicevo, è una figata, cazzo. Quindi dà proprio gusto andarsene a vedere, ed è un piacere quindi che il ragazzo ha voluto anche a modo suo contribuire. Non è un ballerino, è un illustratore, non c'entra un cazzo con l'ambiente, infatti è difficile acchiappare la musica, però si è sentito ispirato e mi ha mandato una traccia che potrei dire non c'entra un cazzo, ma è una traccia di quelle che te le ascolti e mentre le ascolti ti fai delle domande del tipo:
ma questi in testa, ma che cazzo c'hanno? Ma che problemi reali hai per poter fare musica del genere? Vi consiglio, adesso vi dico il titolo, di andare a vedere il video su YouTube, perché è uno di quei video che li guardi e fai così, fai. E poi rimani tipo in fissa per tutta la durata del video, o almeno questo è quello che succede a me e altri amici simili a me. Allora, grazie Simo, grazie Nigraz. Il pezzo di cui parlo, artista Sen King, chiaramente tedesco. Il pezzo si chiama V8, andatevelo a cercare su YouTube. L'album è comunque qualcosa di vecchio, l'album si chiama Pong, è musica non incastrata de più, quindi io ormai a quasi 42 minuti ve la metto su, vi faccio ciao ciao con la manina, mi levo dalle palle e la lascio. Dura quasi 5 minuti e io questa 3 minutini ve la lascio tutta perché è male, è molto male e vale la pena. Ciao, Sen King V8. Alzate a palla, eh. E comunque so che ci sono degli amici che ci andranno proprio sotto con sto pezzo.